Ciao a tutti, oggi parliamo di un problema che colpisce il gatto e fondamentalmente, come avrete visto già dal titolo, parliamo di quei gatti che fanno fatica a defecare, o meglio, sono quei gatti che a volte dite, quando ce li portate, ma non defeca tutti i giorni, fa fatica, fa le feci molto piccole, quindi sono gatti che tendenzialmente consideriamo gatti costipati, gatti che fanno fatica comunque a defecare. In questo video voglio porre l'attenzione sul concetto della costipazione e di quello che succede se questo tipo di problema noi non lo gestiamo correttamente, perché se non lo gestiamo correttamente i gatti che tendenzialmente soffrono di costipazione sono gatti che poi possono essere soggetti a un problema molto più grave, che è il megacolon idiopatico, che è fondamentalmente poi l'incapacità di defecare correttamente, perché il colon non reagisce più come nella normale fisiologia. Fondamentalmente quello che mi interessa in questo video non è entrare nello specifico, spiegarvi perché a un certo punto la costipazione può dare il megacolon, ma è darvi ovviamente delle informazioni base su come gestire i vostri gatti dal punto di vista della defecazione. Allora, partiamo subito con un principio. Distinguiamo un attimo gatto sano e gatto che ha subito un trauma. È chiaro che un gatto che ha subito un trauma può avere chiaramente delle problematiche che poi si sviluppano nella costipazione e poi nel megacolon. Immaginate un gatto che è stato investito con una frattura del bacino, un gatto che è stato colpito magari alla colonna vertebrale. Quelli potenzialmente potrebbero essere dei gatti che nella loro vita potrebbero soffrire, a causa di questi traumi, di costipazione e poi megacolon. Questi, diciamo, per il momento li mettiamo da parte, perché fondamentalmente abbiamo una componente aggiuntiva. Noi oggi parliamo solo di quei gatti che fondamentalmente sono costipati a causa dell'alimentazione. Purtroppo la maggior parte delle alimentazioni nei gatti tendenzialmente rendono le feci molto piccole, non abbiamo quei bei cilindroni quando defecano, ma abbiamo dei cilindretti piccoli, a volte delle palline, soprattutto magari d'estate quando fa molto caldo, e questo è dovuto probabilmente alla mancanza di fibre nell'alimentazione del gatto, e chiaramente questo tipo di feci così dure, così piccole, predispone chiaramente il gatto alla costipazione. La costipazione fondamentalmente in un gatto sano, diciamo, è tendenzialmente alimentare, è legata al tipo di alimentazioni. Infatti se noi modifichiamo la dieta e diamo degli alimenti anche commerciali ricchi di fibre, per esempio dico un nome, ci sono dei gastrointestinal fibre per esempio, vedremo che questi gatti, che magari fino all'altro giorno facevano delle piccole palline di feci, poi defecano normalmente. Quindi vuol dire che non c'è un vero e proprio problema di questo colon, ma fondamentalmente è molto legato al tipo di alimentazione. Quindi in questi gatti è fondamentale modificare la dieta. Nel momento in cui noi modifichiamo la dieta, questi gatti cominciano a defecare normalmente, e questo noi dobbiamo capirlo, perché fondamentalmente se noi non riusciamo a gestire questo tipo di problema, tra l'alimentazione, il pelo che viene comunque ingerito, questi gatti poi sono a forte rischio di costipazione. Si pensa che quando un gatto ha subito un episodio di costipazione, per esempio un gatto che non defeca da 2 o 3 giorni, questo è un gatto che sarà soggetto a vita a costipazione e quindi poi a megacolon. Ogni episodio che ha di costipazione di 2 o 3 giorni che non defeca, ma anche di 2 giorni, è un gatto che poi è nella sua vita a rischio megacolon, perché probabilmente a livello proprio di competenza del colon poi chiaramente non funziona più correttamente. Quindi in questo video voglio ovviamente soffermarmi sul fatto di controllare quotidianamente la cassetta, pulire quotidianamente la cassetta della lettiera del vostro gatto, perché il gatto deve defecare correttamente quotidianamente, e se vedete che le feci sono molto piccole rivolgetevi al vostro medico veterinario per cercare di trovare una dieta che soddisfi ovviamente anche questo aspetto, perché è molto importante non lasciare questi gatti costipati a defecare piccole feci, perché li predispone, ripeto, poi a una patologia che invece è ovviamente invalidante, come il megacolon. Il megacolon fondamentalmente è quando noi abbiamo questo colon
che diventa molto grosso, quindi contiene tantissime feci e il gatto non riesce a defecare. Sono animali che tendenzialmente bisogna anestetizzare, svuotargli il colon manualmente, quindi capite che hanno una qualità della vita chiaramente peggiore rispetto alla normalità. Quindi ricordatevi sempre: costipazione, megacolon. La costipazione è un problema che noi riusciamo a gestire tranquillamente. Una volta che abbiamo trovato la nostra alimentazione corretta, va mantenuta, non va fatto un ciclo. Per esempio, se vediamo che il nostro gatto fa fatica a defecare o fa piccole cose e vediamo che con un altro cibo defeca normalmente e sta bene, non c'è bisogno poi di cambiarlo dopo un mese. Continuate finché ovviamente ci saranno altri problemi nella vita, però finché questo è un tipo di problema che capita ai gatti anche giovani, 1 anno, 2 anni. L'ultimo che ho visto, per esempio, era un gatto che era da 3 giorni che non defecava e fondamentalmente, facendo la radiografia, c'era questo colon già con 2 file di feci, quindi molto già a rischio di megacolon, che fortunatamente grazie alla pasta, quella che si dà per i peli, che diciamo è a base, diciamo, di vasellina aromatizzata, e a un mangime gastrointestinal fibre, siamo riusciti chiaramente poi a farlo defecare, quindi non c'è stato bisogno di anestetizzarlo per pulirgli poi il colon. Però è ovvio che questo è un gatto che poi l'ideale sarebbe che continui a vita con questo tipo di cibo finché chiaramente non arriva un altro tipo di problema nella sua vita, si spera chiaramente più in là possibile, perché altrimenti se tu ritorni, il rischio che questo gatto abbia di nuovo questo problema di costipazione è molto elevato, e quindi fondamentalmente il rischio è quello che poi prima o poi invece della costipazione abbiamo il megacolon, e quello poi diventa veramente un problema anche di emergenza. Ovviamente bisogna anestetizzare il gatto, pulire il colon, e chiaramente da lì poi non torni indietro. Quindi in questo video costipazione, megacolon, importanza della gestione alimentare di questi gatti, perché fondamentalmente è quella la terapia. Quindi mi raccomando, vi ricordo sempre che se siete interessati a questi argomenti iscrivetevi al canale qua sotto, se volete supportare il progetto un bel mi piace, e noi ci vediamo al prossimo video.